Oggi, legato sempre al tema del post-impressionismo, vi parlerò di un altro protagonista. Si tratta di Henri de Toulouse-Lautrec. È stato un artista importantissimo proveniente da una famiglia nobile. È un artista considerato un protagonista irriverente, bohemienne, ma è un protagonista potrei dire isolato. Era nato nel sud della Francia. Nel 1882 si era trasferito a Parigi e segue praticamente le lezioni nelle atelier di artisti accademici. Egli era amante proprio della vita mondana e frequenta spesso caffè concerto, sale da balli e bordelli. Saranno proprio i luoghi che lo contraddistingueranno. Chi è comunque Henri di Toulouse-Lautrec? È un artista che ci ha raccontato praticamente il periodo della Belle Époque, con tutte le luci sfavillanti, con questi locali. Il suo stile può essere catalogato come uno stile che si fa sempre più sintetico, diretto e molto comunicativo. Si trova in tutte le sue litografie che sono famosissime, per esempio anche i suoi manifesti pubblicitari che lui preparerà per serate in diversi locali. Era figlio unico di persone nobili, conti, aveva una salute molto cagionevole, infatti durante l'adolescenza si fratturerà a distanza di un anno entrambi i femori e queste fratture praticamente non guariranno mai e saranno la causa di fermare il suo sviluppo, per esempio delle gambe. A questo punto Henry è praticamente proibito di poter accedere a attività sportive che generalmente erano riservate appunto alle famiglie anche benestanti, aristocratiche, la classe aristocratica che c'era anche allora a Parigi. E la famiglia però notò subito le doti, per esempio, di grande disegnatore e quindi lo incoraggia comunque a proseguire una carriera artistica, lo incoraggia a perseguire, a fare una carriera artistica e quindi studiando a Parigi conosce artisti come Vincent van Gogh, Bernard e frequentando i locali di Montmartre inizia anche a lavorare su diversi bozzetti. E lui che cosa ci rappresenta? Ci rappresenta, come abbiamo visto, essendo un amante della vita mondana, frequentando questi caffè e concerto, le sale da ballo, ci rappresenta la vita notturna della Parigi, che diventa proprio il soggetto principale delle sue opere. Guardate per esempio il dipinto Il Moulin Rouge, l'artista raffigura una sala da ballo che è affollatissima, il cabaret parigino, e ci sono diversi personaggi. Sono seduti, vedete, intorno a un tavolo e poi trovate proprio sulla destra, all'estrema destra, il volto di una donna. Era una cantante famosa. Come viene rappresentata? Viene rappresentata col volto pesantemente truccato, che la fa sembrare quasi una maschera. E lei era una cantante inglese famosissima, si tratta di May Milton, era solita esibirsi e è lei che catalizzava sempre l'attenzione di tutti nel locale. Il colore, come potete vedere, è steso senza chiaroscuro. Nel contorno nero delle figure si capisce già subito l'abilità di grande disegnatore e mostra quest'angolo praticamente di questa sala dove, se notate bene, lo sfondo è occupato comunque da una parete a specchio che riflette una sorta di luce verdastra. Notate lo sfondo, no? Questo colore della luce verdastra, guardate bene, appare proprio anche sul volto di questa donna in primo piano. Il taglio anche obliquo del tavolo, ripreso dalla prospettiva proprio di Degas, rende la scena anche molto più dinamica e spontanea. Notate la linea di contorno. Il colore è steso in modo uniforme e quindi senza appunto dicevamo questo chiaroscuro e questa propensione per il disegno la ritroveremo sicuramente in tutte le sue locandine che ora vi mostrerò. Lui è un artista comunque che è capace di cogliere l'umanità di queste persone, che raffigura anche con una certa delicatezza. Guardate per esempio anche il dipinto La Toilette. In questo dipinto è raffigurata una giovane, sarà una prostituta probabilmente, che dopo un bagno è nella tinozza e si sta asciugando. È seduta a terra e sta guardando proprio di fronte a sé, dove c'è quella sedia.
e ha utilizzato dei tratti pastello bellissimi, delicati, colori del rosa e dell'azzurro, e spiccano però i capelli rossi raccolti di questa fanciulla molto con cura. Guardando comunque appunto i suoi dipinti scoprirete sempre una linea comunque morbida, anche se il segno a volte è nervoso e veloce e quindi marcato. E la sua è una pittura tra gioia ma allo stesso tempo anche malinconia. Guardate per esempio anche le sue litografie, dove raffigura anche appunto le ballerine, e ci mostra una sintesi stilistica con questa linea sinuosa. Sicuramente si deve all'influenza anche delle stampe giapponesi. Pensate che in un determinato periodo si firma proprio con monogrammi che ricordano gli ideogrammi giapponesi. Le composizioni sono sempre costruite in maniera simmetrica e sono giocate spesso sulla diagonale. E vi voglio far notare una cosa: guardate per esempio la litografia di Jean Avril a Jardin de Paris. Vi invito a notare il manico del contrabbasso a destra, che diventa la cornice praticamente che inquadra la donna. E notate la donna. Lui riesce a penetrare la sua psicologia, perché l'espressione di questa donna è comunque malinconica, nonostante stia ballando il cancan, che era la danza in voga all'epoca nei cabaret. Sembra invece, come posso dire, contraddire, no? Il concetto di divertimento e di effimero, di intrattenimento. In realtà la donna è molto malinconica. Lo stesso contrasto lo ritrovate per esempio al Salon des Rue des Moulins. Ritrae l'interno di un bordello, Toulouse-Lautrec, con le prostitute in attesa proprio dei clienti. Vedete, sono sedute su questi divani. I colori per la maggior parte sono appartenenti alla gamma del rosso, del violaceo, del violetto, e sottolineano proprio la sensualità anche di un luogo come questo. È un luogo di passione ma anche di perdizione. E l'atteggiamento di queste donne, guardate, sono in un atteggiamento naturale, rilassato. La figura per esempio sulla destra, che è rivolta verso di noi, anche se non ci sta guardando, notatela bene, ci cattura il suo sguardo, anch'esso malinconico. È uno sguardo che è quasi assente. Queste donne logicamente erano donne scandalose per la società del tempo, per la società borghese, e sono colte però nella loro quotidianità, nella loro realtà, che è fatta di momenti anche di noia, di momenti di stanchezza, momenti anche di riflessione. E che dire del manifesto pubblicitario che Lautrec utilizza con una grande disinvoltura, utilizza proprio diverse tecniche artistiche, e questi manifesti pubblicitari servono proprio per i locali notturni, e grazie a questi lui accrescerà proprio la sua fortuna. Pensate, il suo primo manifesto è quello del Moulin Rouge. Il protagonista dell'immagine è la ballerina des Moulins Rouge, è rappresentata mentre si esibisce proprio al ritmo di cancan. In primo piano si trova anche la figura del comprimario della ballerina, che era un personaggio che veniva definito come il disossato, proprio perché per la sua grande agilità, per l'incredibile agilità che aveva quest'artista. Notate poi sullo sfondo che cosa vedete? Ci sono delle sagome nere, sono diventate in questo caso gli spettatori che assistono all'esibizione. Guardate le linee, ritorno a dirvi elegante, stesura piatta dei colori, e sono la cifra stilistica proprio di Toulouse-Lautrec, e rivela una capacità di saper bilanciare non solo l'immagine ma anche il testo. Infatti le scritte che cosa fanno? Ci informano sul locale, ma per esempio guardate la M, no? Assume una funzione grandemente decorativa. Moulin Rouge viene ripetuto 3 volte, la M, una grande M, che diventa come un capolettera della pittura medievale, della scritta Moulin Rouge. È un modo nuovo di fissare nella mente del lettore il nome di questo locale. E perché per esempio si usa una gamma cromatica che vedrete si restringe sempre più?
ulteriormente, venendo incontro a esigenze logicamente sia comunicative, ma anche tecniche, perché un numero ridotto di colori consente di fare una stampa più rapida e soprattutto meno costosa. Quindi questo artista, per riassumere, è l'artista che raffigura la vita notturna di Parigi, possiede una grande abilità come disegnatore e applica proprio una stesura piatta dei colori, ma riesce a bilanciare con le sue creazioni, anche pubblicitarie, immagine e testo, e questa è una grande novità. E vi aspetto alla prossima lezione. La prossima lezione indagheremo il divisionismo e quindi andremo verso una pittura che diventerà sempre più simbolica. Vi aspetto alla prossima lezione. Buono studio! Ciao ciao a tutti!